Anche questi stanno asciugando. Ma no, tanto sta venendo parecchio male. Come mai secondo te? Come mai? Ma no, è anche che essendo così un po' all'inizio, e tutte le volte che pianto lì per parlare, chiacchierare con qualcuno, cosa, poi ti dimentichi qualche passaggio, qualcosa, non è proprio facile. Sarà stimato. Dopo pranzo è sempre un po' così. Lo guardiamo dopo. La basta. Quelli sono difficili, ma Questa è la principiale. facile, così. Quello te la così. Alle 6 devo A me serviva questo, ho detto, Ah, faccio sì, la questo. manifestazione. In realtà avevo pensato, porto la seggiola, che devo fare anche la seggiola. Forse ti ci sedevi sopra era meglio. Non era male una volta No, finita. perché abbiamo avuto il pacchetto. Allora sono andato prima, ma Che quella te... che sono prima qua No, no, la milione. E uno la... Il laghetto però dell'acqua. Mais, associazione mais. Ovviamente piccante, non interessante perché piccante Sì. è una vita che fa queste cose qua bravissimo e se lo fa Bisogna tagliare. Gli innesti significa mettere un'altra varietà su una radice diversa, nel senso che alcune piante sono compatibili l'una con l'altra, altre invece bisogna prendere la stessa specie, nel senso per esempio non so, il pero si può innestare sul melocotonio oppure su pero e basta, non c'è possibilità. Invece per esempio il pesco si può innestare su mandorlo, si può innestare su albicocco, si può innestare su pesco e mi sembra basta. Comunque ci sono delle varietà invece che bisogna innestarle solo sulla sua specie. Ci sono tanti tipi di innesto, quelli che si fanno che si possono fare adesso per esempio, sono l'innesto a spacco, l'innesto a corona e l'innesto a gemma. Questi poi ce ne sono tante varianti come l'innesto a triangolo eccetera. Però quelli più semplici, l'innesto a spacco semplicemente sul selvatico, cioè sulla parte che ha la radice, si taglia un ramo di dimensioni non eccessive, diciamo un po' più grosso di questi va bene ma non troppo grosso, perché altrimenti il taglio troppo grosso ci sono difficoltà di cicatrizzazione. Poi si fa uno spacco, si spacca il legno a metà fino a un certo punto, poi si prende la mazza, cioè la parte
prendono le marze. Allora, non guardate questo perché questo qui in realtà è un prugno per cui non è compatibile, e questo è un melo. Considerate che questo dovrebbe essere un melo, diciamo, oppure un melocotone. Allora, si prende una marza piuttosto piccola, adesso si usano, bisogna che le gemme non siano ancora aperte, nel senso che non si sia ancora mosso. In realtà per fare gli innesti adesso bisognerebbe potare d'inverno quando fa proprio freddo e poi metterli in frigo o in un posto molto freddo, in modo che quando le piante iniziano a germogliare si può innestare con le marze ferme, cioè senza che si siano spostate. Allora, qui si fanno due tagli laterali. Sono dei sordi. Si possono, allora, No, non guardare di là che non noi siamo giovani. allora, qui bisogna fare due tagli e fare praticamente un cuneo da inserire nello spacco. Quindi si fa un taglio da una parte, bisogna tenere la gemma verso la propria faccia, si fa un taglio laterale cercando di fare un taglio netto, poi si gira, si fa un altro taglio partendo dallo stesso punto. Sotto la gemma, quindi? Sì, sotto la gemma. Ok. Rimane in metà tra i fianchi Sì, due. esatto. Poi si taglia la parte che ci serve. In genere si lasciano due gemme, quella appunto che abbiamo preso in considerazione è un'altra. Poi, vedere? sì, sì. Sì. Due gemme là. Sì. Allora, ecco qua, due gemme, la gemma che abbiamo utilizzato qua si inserisce nello spacco e bisogna fare in modo che ci sia una coincidenza tra la parte appena sotto la corteccia di tutte e due le marze. In questo modo il cambio, cioè la parte dove scorre più linfa, combaciano e quindi si possono attecchire. Poi se ne prende un'altra, in questo caso bisogna utilizzare due marze che abbiano lo stesso diametro per riuscire a inserirle lì. La stessa cosa, guardando la gemma, si fa il primo taglio, poi si Ma ne gira. metti due per far sì che sia più stabilizzato. Sì, per chiudere abbastanza grande che lo permette bene la ferita, diciamo, più così sopra il bene tutto. si prendono sempre due gemme e si inserisce la seconda, poi eventualmente si possono un pochettino forzare dentro. Poi io utilizzo del nastro isolante, in realtà ci sono dei nastri che sono apposta, però questo è elastico e quindi lo si può tirare dall'elettricista. Anche la raffia si può usare. Sì, questo però essendo elastico lui tende a stringere. Chi è contro la plastica, lo sai. Tende a stringere e in più, diciamo, chiude la ferita senza far passare l'aria. E poi si induriscono. E con questo mastice si va a coprire tutta la ferita in modo abbondante. L'importante è il colore. No, il colore non è importante, ce ne sono di diversi colori. E poi Beh, il nero potrebbe scaldare di più e potrebbe essere peggio, a mio avviso. Però adesso che fa a volte di notte fa freddo. l'innesto Allora c'è mica di notte, quella chiaro molto di luna. spesso è molto meglio più caldo. coprirli questi innesti per evitare gli sbalzi di temperatura, nel senso si mette un sacchettino di Mater B, di plastica biodegradabile, oppure usano anche la carta, ma è meglio una cosa trasparente. Questo evita che gli sbalzi tra notte e giorno possano creare dei danni. E poi si fa un lavoro di questo genere. Ecco, non vi ho detto che bisogna togliere la prima pelle, proprio soltanto la prima pelle.
e poi si pianta. Sì, con il mastice, bene, per chiudere tutte le fessure, qui può entrare l'aria. Ecco, questa è verticale, poi si fa il taglio in questo modo qui, da aprire. Poi questi coltelli hanno anche la possibilità di fare un po' di apertura della pelle, e poi si prende lo scudetto con la gemma, cioè, con la gemma verso l'alto, e lo si inserisce sotto pelle. Eccolo, si taglia l'eccesso e poi qui in genere si usano dei nastrini. Ah sì, qui me l'hanno fatto nelle viti. Sì, non è stato il barbero sul dolcetto. Con questo genere. Che si chiama praticamente di cera, sono fatti. Ma quindi vai sopra la gemma anche? Lascia la gemma. Ah no, la lasci fuori, libera, sì, ok. proprio un puntino. Ok. Giusto che